Parliamo adesso di cibi da osservare al microscopio. Chiaramente la nostra cucina è piena di prodotti di vario genere, ma essendo prodotti chiaramente di origine organica, tradiscono la loro natura vegetale o animale e quindi sono molto interessanti da osservare al microscopio. In questo video faremo alcuni esempi di soggetti che si possono osservare al microscopio, soggetti appunto presi dalle nostre cucine, ma sono soltanto piccoli spunti, perché in realtà le cose da osservare in cucina sono davvero tantissime. Partiremo dalle cose semplici, dai classici della microscopia, come ad esempio la cuticola della cipolla, oppure l'amido della patata. Ci può essere anche la buccia del pomodoro o anche l'insalata. Le foglie di insalata sono molto interessanti da osservare al microscopio. E già con pochissimi ingrandimenti si è in grado di osservare elementi interessantissimi presenti appunto in queste strutture vegetali. Potremmo fare anche dei ragionamenti un pochettino più elaborati su prodotti caseari, ad esempio i formaggi o lo yogurt. I formaggi con le muffe, ad esempio, permettono all'osservatore al microscopio di vedere proprio l'origine di queste muffe, quindi proprio le spore che vanno a formare poi il blu del formaggio blu. Oppure lo yogurt ha dei fattori al suo interno, dei batteri, che gli permettono appunto di diventare yogurt. Quindi anche questi sono elementi che si possono vedere al microscopio e sono molto interessanti. E cercheremo poi di ricreare la pizza, o meglio di osservare i vari componenti della pizza al microscopio. La farina, il pomodoro, eventualmente anche le foglie di origano, i lieviti e così via. Quindi quello sarà un esperimento molto interessante da fare. Potrebbero servire per ottenere dei risultati ottimali dei coloranti, soprattutto due, il blu di metilene e la tintura di iodio. Entrambi si trovano facilmente in farmacia o comunque ordinandoli su internet si trovano senza problemi, costano poco e sono di facile utilizzo, ma non sono indispensabili, quindi si possono fare ottime osservazioni anche senza aver bisogno di utilizzare appunto dei coloranti. Altri spunti interessanti li otterremo proprio così dall'osservazione diretta di qualunque tipo di farina o di sale, zucchero, quindi proprio gli elementi base della nostra cucina, perché in certi casi si possono notare differenze sostanziali, ad esempio tra i tipi di farina, o vedere la struttura a cristallo dello zucchero o del sale, quindi anche questi sono soggetti da osservare con grande interesse, quindi si potranno ottenere osservazioni molto interessanti e fare ragionamenti anche su come si sono formati, come si sciolgono nell'acqua e così via. Quindi questi saranno solo alcuni spunti, ma tenete presente che quasi tutto quello che trovate nella vostra cucina può essere osservato al microscopio, con risultati più o meno interessanti, ma vale sempre la pena provare. E quindi vi lascio agli esperimenti veri e propri e vi auguro buon divertimento. Ed ecco qua pronto il nostro laboratorio di esperienze per osservazioni microscopiche in ambito food. Quindi direi di cominciare osservando quello che è più facile da osservare ed è sostanzialmente la cipolla. La cipolla è un vegetale, come ben sappiamo, e ha il grosso vantaggio di permetterci di osservare le sue cellule senza dover fare particolari preparazioni. Questo perché la cipolla è suddivisa in strati, come ben sappiamo. Tra uno strato e l'altro della cipolla è presente una membrana molto sottile che si chiama cuticola. Se siamo abbastanza bravi da riuscire a recuperare un pezzettino di questa cuticola e metterla sul vetrino, un pezzettino anche molto piccolo, non occorre un pezzo grande, anche pochi millimetri sono più che sufficienti, ecco che allora riusciamo ad osservare le singole cellule della cipolla nel loro dettaglio. Per fare questa cosa conviene utilizzare una pinza, questo perché non è così facile da prendere, da afferrare questa cuticola. In ogni caso bisogna andare a guardare tra uno strato e l'altro della cipolla, eccola qua. Ne ho trovata una. Allora, togliamo questo pezzo. Vi faccio vedere nel dettaglio come ho preso la cuticola dalla cipolla. Vediamo se si vede.
Qua all'interno, vedete, c'è questa pellicina che si può afferrare con le dita se siete particolarmente bravi, se no con una pinzetta. Questa non viene via, ecco, pezzettino piccolo, ma più che sufficiente, che si può mettere sul vetrino. Ovviamente bisogna disporlo con una certa precisione, quindi deve essere ben appiattito sopra il vetrino. Poi una gocciolina d'acqua e il coprivetrino fanno il resto per avere il campione ottimale, il campione veramente ben distribuito sul vetrino. Allora, spero che si veda bene il campione che ho realizzato. Abbiamo il vetrino con sopra la cuticola proprio distesa per bene sopra il vetrino e una gocciolina d'acqua per far aderire il coprivetrino. Quindi ci sono praticamente 3 strati, tutti e 3 praticamente trasparenti, e li vado a mettere sopra un quarto strato trasparente che è lo slide shifter. Capite bene che in un sistema del genere bisogna essere molto puliti, quindi bisogna non lasciare ditate, ripulire i vetrini di volta in volta, l'acqua che si usa per far aderire il vetrino deve essere bella pulita e così via. Però se riuscite a fare un campione anche non perfetto ma realizzato con un minimo di cura, il risultato che ottenete è ottimo, perché riuscite appunto a vedere le singole cellule della cipolla. Mettiamo il nostro obiettivo Dipole Grey, che è quello più adatto per queste osservazioni, e poi aggiungiamo il telefono. E guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia, si vedono perfettamente i singoli mattoncini delle cellule della cipolla. Si vedono con una qualità tale che è difficile chiedere di meglio. Aggiungiamo anche un po' di zoom per vederli proprio bene, perché sono veramente stupendi. Ecco qua il nostro campione completo, vedete com'è venuta bene la nostra immagine, è proprio ben definita, vedete i singoli mattoncini delle cellule della cipolla e che sono estremamente regolari. Sono estremamente regolari proprio perché in questo caso siamo riusciti a trovare un pezzettino di cuticola in cui praticamente c'è un solo strato di cellule, o se c'è qualche altro strato sovrapposto, la parte a fuoco riguarda un unico strato, quindi siamo riusciti a distribuire bene il nostro campione sul vetrino e a ottenere questa immagine. Vedete anche che all'interno ci sono dei puntini neri dentro ogni singola cellula. Quelli sono i nuclei delle cellule della cipolla. Tutto questo si è ottenuto senza neanche utilizzare un colorante, senza neanche utilizzare preparazioni particolari. Ho semplicemente preso un pezzo di cuticola e l'ho messo sul vetrino, disponendolo per bene sopra il vetrino con una gocciolina d'acqua e col coprivetrino. Caratteristica fondamentale delle cellule della cipolla è il fatto che sono cellule vegetali, quindi hanno una parete che gli dà rigidità, che gli dà una forma molto regolare, no? Vedete, già questo è un risultato ottimo perché si distinguono perfettamente tutti i singoli dettagli della cellula. Però quello che si può fare per migliorare ancora la qualità di queste osservazioni è quella di utilizzare il blu di metilene di cui vi parlavo prima. Il blu di metilene, che appunto è un colorante che colora le membrane cellulari e anche le membrane nucleari. Questo cosa vuol dire? Che il risultato finale, se colorate utilizzando il blu di metilene, è quello di avere le membrane perfettamente distinguibili dal resto e anche i nuclei perfettamente distinguibili dal resto. Certo, in questo caso ci è venuto talmente bene alla prima osservazione, siamo stati abbastanza fortunati, che non ce n'è proprio bisogno. Vedete come si vedono proprio bene anche i singoli nuclei. Però in generale non tutti i campioni sono così facili da osservare, così belli, quindi in certi altri casi, quando si osservano campioni organici, può essere molto utile utilizzare un colorante organico, un colorante che appunto metta in evidenza i particolari di questi campioni organici. Un esempio che mi viene in mente è quello delle cellule della bocca, della mucosa orale dell'uomo. Voi potete sfregarvi la bocca con un cotton fioc e poi passare questo cotton fioc sopra il vetrino.
dovreste riuscire a vedere le cellule che si staccano di continuo dall'interno della vostra bocca. Quelle sono le cellule della mucosa boccale e quindi sono proprio cellule umane che potete osservare direttamente appena raccolte dal vostro corpo. In quel caso il colorante blu di metilene è abbastanza fondamentale, no? Perché intanto sono molto meno facili da trovare, ne troverete qualcuna ma non ne trovate a centinaia, no? Non vi viene un muretto di cellule perfette come nel caso della cipolla, ve ne appare qualcuna ogni tanto sul vetrino. Ma a parte quello, sono di forma irregolare, quindi per distinguerle bene bisogna colorarle. Però colorate col blu di metilene si vedono proprio queste cellule ben definite con all'interno una piccola pallina che appunto è il nucleo cellulare di queste cellule. Tenete presente che il blu di metilene va usato con cautela perché sporca molto, quindi bisogna usarne veramente poco. Questa è la prima cosa fondamentale. Seconda cosa importante, bisogna aspettare qualche minuto perché faccia effetto. Non colora all'istante, o meglio colora tutto all'istante, vi viene dell'acqua tendenzialmente blu e dopo qualche secondo invece il colore blu comincia ad attenuarsi laddove non c'è niente da colorare, mentre rimane bello intenso sulle membrane cellulari. Questo è importante saperlo perché magari voi usate questo colorante la prima volta, non vedete nulla e rimanete perplessi. In realtà funziona molto bene, ma bisogna avere la pazienza di aspettare che appunto faccia effetto, quindi ci vuole qualche minutino perché il tutto sia colorato nella maniera più adeguata. Abbiamo visto la cipolla che forse è l'esempio più semplice di osservazione microscopica che si può fare appunto tra i cibi che troviamo nella nostra dispensa, nella nostra cucina. C'è un altro semplicissimo da fare che non richiede alcuna preparazione specifica, che è la patata, l'amido della patata. Con una patata vecchia, raggrinzita, ma che va benissimo per la mia osservazione. L'unica cosa che devo fare è prendere un coltellino possibilmente un po' diciamo affilato, ma insomma nulla di particolare, e raschiare l'interno della polpa della patata. Vedete che viene fuori una specie di sostanza leggermente liquida di un colore biancastro. Questo si può disporre direttamente sopra il vetrino. Anche in questo caso ricordiamoci sempre di diluire con una goccia d'acqua. Ok? Qua forse ho esagerato con l'acqua, quindi una cosa che possiamo fare è asciugarne un pochino con dello Scottex. Ok, perché una goccia d'acqua troppo grande poi non fa aderire bene il coprivetrino. Coprivetrino ed ecco pronto il nostro campione con l'amido della patata. Proviamo a mettere il nostro solito Dipol Gray, che come abbiamo detto è la lente ottimale per queste osservazioni. Apriamo la nostra app Smo, ma va bene come al solito anche una normalissima app di fotografia, e vediamo che cosa riusciamo a osservare. Eccoli qua i nostri granuli dell'amido. Guardate come si vedono bene. Possiamo anche aggiungere un po' di zoom digitale. Allora, prima osservazione che va fatta sui granuli dell'amido è la loro struttura. La loro struttura, che noterete, è concentrica. L'amido è una sostanza di riserva. Le patate sono sostanzialmente delle riserve di energia della pianta. Ok? Quindi nel sottosuolo queste piante fanno una specie di dispensa di cibo pronta all'uso sotto forma di amido. Quindi le singole patate, i singoli tuberi sono una raccolta di amido che serve appunto per conservare l'energia. Questi granuli, i singoli granuli che formano la patata, si accrescono continuamente e vedete che ci sono queste strutture concentriche che qua si notano molto bene anche perché così c'è un pochettino di colore dato dalla rifrazione della luce, no?
e si nota bene che appunto questi granuli si sono accresciuti intorno a un centro da cui è cominciata la loro formazione. E questo è molto interessante, si osserva proprio bene a questi ingrandimenti, che comunque vedete non sono tantissimi. Abbiamo i 75 ingrandimenti della lente Dipole Gray, che sono moltiplicati per 3,54, quindi neanche per 4, quindi siamo al di sotto dei 300 ingrandimenti. Quindi abbiamo fatto le osservazioni più facili in assoluto, che sono appunto la patata e la cipolla. A questo punto possiamo fare un'altra osservazione molto interessante, piuttosto semplice, che riguarda lo yogurt. Qua ne ho un vasetto, ovviamente ci vuole yogurt bianco, non prendete yogurt particolari, yogurt di soia, yogurt con altri sapori dentro, perché diventa già più complicato, ci sono più variabili che potrebbero rendere più difficile l'osservazione che volete fare. Yogurt bianco. Lo yogurt è creato sostanzialmente dal lavoro di alcuni batteri. I batteri, con i loro processi metabolici, creano lo yogurt, che è quello che arriva poi nella nostra tavola. La cosa interessante, la cosa che non tutti sanno, è che dentro a questo yogurt ci sono ancora i batteri, quindi quello che noi mangiamo contiene dei batteri. Spesso la gente ha paura dei batteri, non sapendo che buona parte di questi batteri non si interessano minimamente alla nostra vita, non sono nocivi, non sono neanche utili per noi, ma insomma non ci fanno alcun male. Ci sono batteri molto utili, ad esempio quelli che ci aiutano nella digestione, e ci sono effettivamente batteri nocivi. Ma nel caso dei batteri dello yogurt, diciamo che ci sono abbastanza indifferenti. Se non altro però ci aiutano a creare appunto questo prodotto. Quindi come si prepara un campione di yogurt? Molto semplicemente se ne prende un piccolo quantitativo, tanto ripuliamo un attimo il vetrino dal precedente campione con l'amido di patata. Dicevamo, se ne prende un piccolissimo quantitativo. Guardate, non uso neanche il cucchiaino, uso il manico del cucchiaino. Tanto così è più che sufficiente. Si diluisce il tutto con una goccia d'acqua. Ecco qua. E poi si mette un coprivetrino nuovo, pulito, mi raccomando. Non ricicliamo i coprivetrini se non è strettamente necessario, perché ne abbiamo proprio pochi. Ecco qua. A questo punto ci occorre un obiettivo piuttosto potente. Io vado direttamente a utilizzare l'obiettivo Dipole Black, perché stiamo osservando dei batteri e quindi ci occorre un grande ingrandimento, un ingrandimento molto elevato. Ho messo un po' troppa acqua, quindi devo asciugare l'acqua che esce dal lato del nostro coprivetrino. Okay, anche per abbassare il livello del coprivetrino, avere un campione bello sottile. Mettiamo l'obiettivo Dipole Black, telefono, come al solito. In questo caso ci servirà un'osservazione molto più attenta rispetto al solito. Aggiungiamo dello zoom digitale, in questo caso vedete che si muove tutto. Perché si muove tutto? Perché c'è tanta acqua e adesso quest'acqua tra il coprivetrino e il vetrino si sta ridistribuendo. Andiamo al massimo e cerchiamo di mettere più a fuoco possibile.
Allora, questo campione non va bene. Ho messo troppa acqua e vedete il movimento non si ferma. È bene saperlo, quindi adesso fermiamo tutto e creiamo un nuovo campione. Bene, ho fatto qualche tentativo e ho rifatto il mio campione in maniera un pochettino più accurata, quindi ho preso pochissimissimo yogurt, l'ho diluito in poca acqua e ho aggiunto il coprivetrino. Il risultato già adesso è migliore, si vedono gli elementi fondamentali dello yogurt e ingrandendo oltre un certo livello si dovrebbe arrivare a vedere anche i singoli batteri. Allora, come avrete intuito, l'osservazione dello yogurt già è più difficoltosa rispetto ai soggetti che abbiamo visto prima. Detto questo, alcune cose si possono sicuramente osservare. La prima fra tutte è il fatto che, appunto, se riusciamo a diluire bene, vediamo alcuni piccoli accumuli di grasso. Qua c'è un po' di ombra, ma si vede, c'è un po' di luce di troppo, ma si vede comunque, ci sono degli accumuli un po' più grandi, questo è grasso. Ci sono però anche degli oggettini molto piccoli che si muovono, forse per moto browniano, quindi l'agitazione naturale delle particelle molto piccole, oppure si muovono perché appunto si stanno muovendo e sono veri e propri batteri. Una cosa è certa, se zoomate al massimo, utilizzate il Dipole Black, dovreste riuscire a distinguere questi batteri. Quelli fatti a bastoncello di solito sono Lactobacillus, quelli fatti a pallina di solito sono Streptococcus. Chiaramente ci vuole una grande qualità del campione e una osservazione molto attenta per riuscire a distinguerli, però effettivamente si possono vedere e anche questo è un bel esempio di come si possa spingere al limite la potenzialità di un microscopio ottico, quindi anche per vedere questo tipo di campioni. Proviamo a osservare alcune immagini, alcuni video di repertorio per vedere bene che cosa si riesce a osservare in un campione di yogurt. Questo è uno yogurt molto ben diluito intanto, vedete ci sono degli accumuli di grasso ma non occupano tutto lo schermo dello smartphone e già questo è fondamentale per riuscire a distinguere i singoli elementi. Abbiamo inoltre utilizzato un righello micrometrico, che è un vetrino particolare che però in più ha una scala graduata al suo interno che ci offre un riferimento dimensionale. Questo è fondamentale per capire quanto sono grandi i campioni che stiamo osservando. I righelli micrometrici che includiamo in alcuni dei nostri kit hanno una distanza di 10 micron, quindi di 10 millesimi di millimetro, tra una barra e l'altra. Quindi riusciamo a capire bene che stiamo osservando soggetti molto molto piccoli. E vedete che ci sono dei soggetti isolati, alcuni piccoli puntiformi e altri a bastoncino, e questi sono proprio i cocchi e i bacilli di cui parlavamo prima. In questo caso non abbiamo tanti dubbi su quello che stiamo osservando. Siamo intorno a un ingrandimento di 1000 per. In realtà l'ingrandimento è molto relativo, dipende molto dallo schermo su cui stiamo proiettando, no? Quindi 1000 per può avere un senso se riferito ad esempio a uno smartphone di medie dimensioni, no? Ma già se usiamo un tablet l'ingrandimento è maggiore. Qua e là possiamo riuscire a vedere anche alcune palline di grasso, oggetti sferici, talvolta in movimento, e anche quelli sono abbastanza facilmente distinguibili perché sono un pochettino più grandi dei bollicine di grasso, sono più grandi dei batteri che osserviamo. Inoltre, questo è fondamentale, bisogna stare attenti a non esagerare con l'acqua, altrimenti, vedete, può succedere che il campione appaia un po' in movimento. Questo non è né moto browniano né moto dei batteri stessi. Questo è proprio un qualche cosa di causato dal fatto che c'è tanta acqua e che si ridistribuisce, forse perché il sistema è leggermente inclinato o forse perché si sta ridisponendo quest'acqua sotto il coprivetrino. Quindi bisogna stare attenti. Poca acqua, pochissimo yogurt ben diluito e in questo modo riusciamo a ottenere dei campioni che sono veramente
molto buoni. Bene, adesso possiamo dedicarci a un altro tipo di osservazioni. Nello specifico proviamo ad osservare da vicino tutti gli elementi che utilizziamo solitamente in cucina per fare la pizza. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo il lievito, abbiamo il pomodoro, qua ho preso un pomodorino secco che forse è un pochettino più facile da osservare, abbiamo la farina, tra l'altro qua faremo un confronto tra un po' di farine diverse, ok? E poi vabbè ci sono tutti i vari toppings, cioè tutte le cose che vengono messe sopra la pizza, e quelle per ora non le osserviamo, ma se volete può essere interessante osservare anche ad esempio altri latticini come le mozzarelle, oppure non so, l'origano essiccato potrebbe essere un'osservazione interessante. E poi vabbè, chiaramente tutte le cose che siamo soliti mettere sopra alle nostre pizze, che ormai hanno qualunque tipo di ingrediente. In ogni caso direi di cominciare con il lievito. Il lievito è molto interessante per una ragione fondamentale, cioè che in questo caso abbiamo osservato principalmente dei vegetali e poi abbiamo visto i batteri dello yogurt. Ora invece vedremo dei funghi microscopici. Quindi puliamo il nostro vetrino, prendiamo un pochettino di lievito fresco, lievito di birra, e serve veramente pochissimo. Quindi adesso do una bella pulita al coltellino che ho usato prima per evitare che si mischino i campioni. Prendo pochissimo lievito, pochissimo veramente, una puntina, ecco qui, e lo metto sul vetrino. Vedete, ho spalmato pochissimo, appena di quel già poco che avevo preso e messo sulla punta del coltellino. Goccia d'acqua come sempre, ok, e infine un coprivetrino pulito. Non bisogna essere parsimoniosi sui coprivetrini, perché un coprivetrino riutilizzato potrebbe avere con sé lo sporco dell'osservazione precedente, e questo potrebbe compromettere l'osservazione. Apriamo la nostra solita app Smo, mettiamo, direi, Dipole Gray, che è un obiettivo abbastanza universale, quindi può andare bene in tanti casi. Mettiamo il nostro campione, eccolo qua, guardate il nostro lievito come si vede bene. Ognuno di questi puntini è il nostro lievitino. Anche in questo caso vedete c'è del moto browniano, sembrano muoversi queste piccole palline di lievito. In realtà probabilmente appunto è dato dal fatto che sono molto piccole e quindi si muovono in questa maniera. Con un po' di fortuna si può anche vedere qualcuna di queste palline che si riproduce per gemmazione. Ora, perché il lievito è così importante nelle nostre cucine? Perché questi sono organismi viventi. Sono organismi viventi che hanno i loro processi metabolici. I processi metabolici di questi funghi liberano sostanzialmente un gas che è anidride carbonica. Ovviamente attivando alla temperatura giusta questi processi metabolici, l'anidride carbonica che viene prodotta è tanta e va a formare le alveolature, quindi tutte quelle bollicine che si trovano all'interno dei nostri impasti, quindi il pane, la pasta, la focaccia, tutti questi prodotti vengono realizzati grazie appunto al lavoro dei lieviti che, creando questo gas, creano le alveolature e quindi rendono questi prodotti morbidi e facili da mangiare. I lieviti però sono fondamentali anche in altri casi, ad esempio per la fermentazione della birra, quindi tenete presente che
questi organismi sono veramente fondamentali per la nostra sopravvivenza, insomma, per la nostra vita di tutti i giorni. E quindi è un'osservazione molto bella da fare e molto interessante. E questo è il nostro primo elemento della pizza. Andiamo avanti. Andiamo avanti con il nostro pomodoro, quindi il nostro pomodorino secco, eccolo qua, che ovviamente, essendo così piccolo, così disidratato, ha il grosso vantaggio di avere poca polpa e quindi i vari elementi di cui è costituito, che sono, diciamo, in maniera molto semplice la polpa e la buccia, possono essere facilmente separati. Li potete osservare entrambi al microscopio, io però suggerisco di osservare la buccia perché forse dal punto di vista botanico è più interessante. La buccia ovviamente varia a seconda della specie di vegetale che stiamo osservando, di appunto frutto che stiamo osservando, ma di solito ha degli elementi che sono molto belli da osservare. Ora, il punto fondamentale in questo caso qual è? Che la buccia è sì sottile, ma non è così sottile da poter essere osservata al microscopio. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo andare per tentativi, generalmente strappando un pezzettino di buccia da un pomodoro, ma anche da vari tipi di frutta. Spesso rimane una parte in cui questa buccia è un po' più sottile, è quasi trasparente. Quella parte lì è quella che potrebbe tornarci veramente utile per la nostra osservazione al microscopio. Ed è quello che ho provato a fare. Qua vedete sul vetrino c'è un piccolissimo pezzettino di buccia di questo pomodoro disidratato. L'ho estratto, diciamo, dal mio campione utilizzando le pinzette, sperando di aver ottenuto un buon risultato. Non sempre è così, ma bisogna provare e andare un po' per tentativi. In questo caso ho anche evitato di mettere il coprivetrino. Il coprivetrino, ricordatevi, non è indispensabile, si può usare ma non è necessario metterlo in tutti i campioni. Questo perché nel caso specifico abbiamo un campione che è molto spesso, potrebbe non andare bene, ma sicuramente se mettiamo un coprivetrino sopra un campione spesso, quello che succede è che ci serve una coccia d'acqua molto grande per tenere il coprivetrino aderente al vetrino principale. E non sempre ci riesce, magari rimane leggermente storta, no? Proprio per il fatto che c'è qualcosa lì in mezzo che fa un grande spessore. Invece in questo caso forse verrà un campione più facile da osservare. Dobbiamo comunque andare per tentativi, come abbiamo detto. Proviamo a vedere che cosa avviene, utilizziamo il nostro solito Deep Gray per questa osservazione, che è quella giusta via di mezzo che dovrebbe permetterci di trovare la quadra in ogni campione e trovare un modo per osservarlo bene. Ok, non è stato semplice, ma siamo riusciti a trovare un campione che ci permette di distinguere alcuni particolari della buccia del pomodoro. Nello specifico, vedete qua, siamo in un punto abbastanza sottile di questa buccia in cui si riescono a vedere le singole cellule che corrispondono alla parte esterna, all'epidermide del nostro pomodoro. Altre strutture dell'epidermide vegetale fanno proprio vedere per bene questa disposizione un po' a puzzle delle cellule. E in più si vedono queste strutture che si chiamano stomi, che sembrano delle piccole bocchette, che servono per la traspirazione delle piante. Questo è tipico delle foglie e sono in certi casi molto belle da osservare, molto facili da riconoscere. Altri campioni di questo tipo facili da osservare e molto interessanti sono quelli della lattuga. Se osservate la lattuga, una foglia di lattuga ovviamente in un punto in cui avete tagliato possibilmente per il lungo questa foglia, in un punto in cui appunto è sufficientemente sottile e trasparente, vedrete
come sono fatte le cellule di queste foglie, che sono estremamente belle da vedere perché hanno una forma simile a una tessera di puzzle. Praticamente quello che vedete è una sorta di puzzle, un vero e proprio puzzle di cellule, quindi in questo caso cellule non a mattoncino come quelle della cipolla, ma più irregolari, e qua e là riuscite a vedere anche questi stomi di cui vi parlavo. Queste sono strutture molto molto belle, molto interessanti e facili da riconoscere, e anche in questo caso con poche centinaia di ingrandimenti le vediamo molto bene. Chiudiamo questa serie di esperimenti sulla pizza con l'elemento base che utilizziamo per creare tutti i prodotti da forno, quindi la farina. Ora cerchiamo di essere un pochettino più creativi però, non ho preso una semplice farina, ne ho presa più di una, in modo da fare dei paragoni, dei confronti. Ho preso una farina grano tenero tipo 0, ho preso una farina grano tenero tipo 00 e poi mi sono trovato in casa anche questa che è una farina no gluten. Quindi cercheremo di fare queste osservazioni. Ovviamente la differenza tra tra la farina di tipo 0 e di tipo 00 è la durezza. Molti di voi esperti in cucina lo sapranno bene. In generale una farina forte ha una grande capacità di resistere agli stress meccanici, quindi alla manipolazione, e a sostenere i tempi di lievitazione. Questo dipende dalla quantità di proteine presenti nel chicco di grano e quindi dalla sua conseguente capacità di assorbire acqua. Questo poi aiuta maggiormente in lievitazione. Una farina 00 ad esempio fornisce un risultato ottimale nelle preparazioni che richiedono lievitazioni abbastanza lunghe, di 2-3 ore, no? Invece per quanto riguarda la farina no gluten, questo riguarda chiaramente le necessità alimentari di chi appunto ha problemi con il glutine e chiaramente è stata selezionata in maniera tale da offrire buoni risultati nei prodotti da forno anche senza avere il glutine. Bene, cominciamo direi dalla farina tipo 0. In questo caso sperimentiamo in maniera totale questo sistema, quindi non so proprio che cosa si vedrà, lo vediamo insieme. Prendiamo un vetrino pulito, questo l'abbiamo usato più volte, lo ripuliremo per bene dopo. Ne prendo un altro vuoto dal nostro kit. Ricordiamoci sempre di pulire per bene i nostri elementi del microscopio, soprattutto in questi esperimenti che riguardano la cucina, per il fatto che appunto è facile sporcare i vari componenti e poi le osservazioni potrebbero diventare piuttosto confuse. Allora, qui ho cominciato con la farina 0. Non ho messo il coprivetrino, non ho messo la gocciolina d'acqua e ho messo pochissima farina direttamente sul vetrino. In questo caso vedete, ho usato il coltellino, sulla punta del coltellino ho messo quel pochino appena di farina che poi ho fatto cadere sul vetrino, in modo da avere il più possibile isolati i vari grani che compongono la farina. Il risultato è interessante intanto perché mi sembrano granelli piuttosto irregolari. Vedete, hanno questa tendenza ad addensarsi che appunto è tipica della farina ed è bello vedere che comunque si tratta di strutture irregolari. Già questo non lo sapevo, ad esempio. Verrebbe da pensare che potessero essere, non so, in qualche modo forme irregolari come può essere il sale o lo zucchero, e invece no. Già questo è molto interessante. Ovviamente qua non ho voluto usare liquidi, non ho voluto usare la goccia d'acqua per paura che mi venisse una specie di impasto, no? Questo perché probabilmente, a differenza di altri composti che se messi in acqua in qualche modo si separano, è probabile che la farina si raggruppi, no?
che comincia a formarsi un vero e proprio mini impasto sul vetrino, che chiaramente non va bene per le nostre osservazioni. Ora provo ad andare avanti e a mettere la farina di tipo 00. Allora, ripuliamo per bene il vetrino. Mettiamolo in posizione, prendiamo la nostra farina 00, ecco, ripuliamo ovviamente anche il coltellino che abbiamo usato per raccogliere la farina di tipo 0, per evitare che poi si mescolino insieme i vari tipi di farina, e questo non ci permetterebbe di capire le differenze. Guardate quanta ne ho presa. Questa è davvero tanta, ma se la faccio cadere un pochino per volta sul vetrino così, dovrebbe essere una quantità adatta per la nostra osservazione. Richiudiamo il sacchetto. E continuiamo con le nostre osservazioni con la Deepole Grey. A fuoco. Ecco qua c'è un inconveniente. Vedo dello sporco che probabilmente non si muove perché è rimasto attaccato al nostro obiettivo, e allora bisogna pulire l'obiettivo. E infatti guardate, era rimasta della farina dalla precedente osservazione. Ogni tanto bisogna ricordarsi di pulire anche gli obiettivi del nostro sistema. Cerchiamo di pulire con delicatezza e vediamo se ora riusciamo a osservare per bene il nostro campione. Ecco qua. In questo caso direi che anche qui abbiamo granelli irregolari, però mi sembra che abbiano una tendenza minore a stare tutti raggruppati insieme. Vedete, sembrano in qualche modo più separati, no? Più separati l'uno dall'altro. E questo mi sembra un buon indizio del fatto che questa farina è in grado di resistere maggiormente agli stress meccanici e quindi a permettere di essere impastata più a lungo, diciamo, anche di essere maneggiata più a lungo. Qua vado ovviamente per mie deduzioni personali, però ovviamente si possono fare parecchi ragionamenti su questa farina già soltanto osservandola in questo modo, proprio per il fatto che, vedete, appare più scomposta rispetto a quella che vedevamo prima. Terza e ultima farina che osserviamo, la farina no gluten. Allora, di nuovo puliamo per bene tutti i nostri componenti, compreso l'obiettivo. Stavolta lo puliamo subito, così siamo sicuri che non ci dia problemi. Ripuliamo il vetrino. E vediamo la farina no gluten, che aspetto ha sotto il microscopio. Una volta
Utilizziamo il nostro coltellino per raccogliere un pochino di farina. Ne ho preso davvero tanta, adesso ne togliamo un po', ecco qua. E mettiamo sul vetrino. Ne ho messo davvero tanta, vabbè, non importa. Andremo dove non è particolarmente densa. Ad esempio questa parte del vetrino mi sembra che contenga un po' di farina, ma non in quantità eccessiva. Ricordatevi a fine osservazioni, soprattutto in questi tipi di esperimenti in cui c'è molto materiale organico, di pulire per bene con acqua e sapone tutto quanto una volta che avete finito di osservare al microscopio i vostri campioni. Questa è una struttura ancora più diversa, ancora più particolare rispetto alle altre farine. Non so se si vede bene già dallo schermo del telefono, ma sembrano granelli molto grandi, tutti addensati insieme. Probabilmente l'assenza di glutine in qualche modo è compensata da qualche altra lavorazione che permette appunto a questa farina di ovviare a questa mancanza, no? Cerchiamo di aumentare l'ingrandimento perché nel dettaglio questa farina sembra molto interessante. Sembra che i singoli grani in qualche modo siano piccoli, quasi sferici, però abbiano la tendenza appunto a stare tutti raggruppati insieme. E questo è molto bello, molto interessante. E infine della pizza possiamo considerare anche il basilico. Però invece della fogliolina classica della pizza margherita, voglio farvi vedere un'altra cosa. Queste sono immagini di repertorio che abbiamo filmato con un vecchio kit Blips di semi di basilico messi direttamente sul vetrino e a cui è stata aggiunta una gocciolina d'acqua. La cosa interessante dei semi di basilico è che quando vengono bagnati creano nel giro di pochi secondi una guaina mucillaginosa che aiuta questi semi a germinare, quindi è il primo processo dello sviluppo di questi semi. Quindi questa è un'osservazione che si può fare benissimo prendendo il nostro Dipol Red, perché i semi sono molto grandi, e aggiungendo una goccia d'acqua. E questa è un'osservazione che prende veramente pochissimi secondi e dà ottimi risultati. E con questo direi che abbiamo finito le osservazioni riguardanti la pizza. Ora però possiamo ancora osservare una cosa molto interessante, che è lo zucchero. Lo zucchero dovremmo già saperlo perché si vede a occhio nudo, è fatto di cristalli. Allo stesso modo il sale. Ora ne vediamo solo uno dei due perché direi che non c'è bisogno di vederli entrambi, ma insomma può essere molto interessante osservare questo tipo di strutture anche per capire che tipo di cristallo è quello che stiamo osservando. Il sale da cucina classicamente è cloruro di sodio, no? Quindi è un minerale piuttosto conosciuto che ha questa sua forma cristallina piuttosto facilmente distinguibile. Vediamo lo zucchero invece, in che modo si cristallizza. Quindi prendiamo il nostro zucchero. Ho preso lo zucchero di canna, che è interessante anche perché è diverso dallo zucchero quello bianco classico, perché in più ha la melassa, quindi è leggermente più impuro, no? Ha un sapore forse leggermente più forte, ma comunque potrebbe essere particolarmente interessante da vedere. Anche in questo caso, ricordatevi, campione molto spesso non si mette il coprivetrino, non ce n'è bisogno. Già a occhio nudo li vedo molto grandi questi granuli, quindi
La cosa migliore da fare in questo caso non è utilizzare una lente potente, ma utilizzare la lente meno potente che abbiamo. I 35 ingrandimenti della Deep Red dovrebbero essere più che sufficienti. Quindi giriamo il blocchetto, ricordiamoci sempre di mettere il blocchetto giusto, l'altezza giusta. Mettiamo il nostro obiettivo rosso sul sistema. Io giro la vite ogni volta che metto un obiettivo per disporre questo stesso obiettivo in maniera più orizzontale possibile. Poi cercherò il fuoco quando ho messo il telefono, ma intanto parto da un sistema che sia piuttosto orizzontale, diciamo così, che sia tutto parallelo, ogni singolo elemento sia parallelo, in modo che parta da una situazione, diciamo così, neutra. Eccoli qua i nostri granuli, guardate, sono proprio dei bei cubetti, i nostri cristalli di zucchero. Oltretutto l'impurità data dalla melassa, quindi questa colorazione leggermente marroncina, non ci dà poi tutto questo fastidio nell'osservazione del campione. Vedete, ne ho beccato subito uno che è probabilmente molto piccolo, ma è perfettamente trasparente. Anzi, si vedono addirittura le impurità al suo interno, quindi un'osservazione particolarmente bella. Adesso voglio provare a fare un altro esperimento, e cioè provare a sciogliere lo zucchero. Ho qui dell'acqua, una pipetta, posso mettere un pochettino di acqua sopra questo zucchero e vedere che cosa succede. Quindi togliamo un attimo il telefono, togliamo l'obiettivo, gocciolina d'acqua, subito l'obiettivo e di nuovo il telefono. Ah, già si può notare una cosa interessante. Guardate come gli spigoli sono diventati subito arrotondati del nostro cristallo. Vedete, tutta l'acqua sta diventando sporca. A occhio nudo si vede già che il cristallo si sta rimpicciolendo. Questo proprio vuol dire che si sta sciogliendo in tempo reale. L'acqua sta cambiando il suo aspetto, diventa sempre più torbida. Anche questo è un esperimento molto interessante. Potete provare a replicare questo esperimento dello zucchero anche col sale, visto che anche il sale si scioglie in acqua, potrebbe essere interessante vedere che cosa succede. Questa struttura che vedete qua a fianco chiaramente è una bolla d'aria. Ogni tanto se ne formano, sono facili da riconoscere, prendete la mano quando vedete una struttura che è particolarmente circolare, in maniera quasi innaturale, no? Allora sappiate che quella è sempre una bolla d'aria e non pensiate che sia qualcos'altro. Il gorgonzola e in generale i cosiddetti formaggi blu hanno al loro interno una muffa. La muffa tecnicamente è un fungo. I funghi generalmente hanno due strutture fondamentali a livello microscopico. La prima sono le ife, che praticamente è quello che potremmo definire come i loro tessuti, che sono generalmente delle strutture molto allungate, tipo filamento. Inoltre, la seconda struttura sono le spore, e in questo caso vediamo delle piccole sferette, come ad esempio quelle che avevamo visto dei lieviti, i lieviti di birra. Ora, nella gorgonzola c'è questo Penicillium glaucum, si sviluppa al suo interno e crea le sue venature, le venature tipiche del gorgonzola, oltre a quel sapore particolare che noi tutti conosciamo. La muffa del gorgonzola non ha contaminazione batterica e questo rende quindi totalmente commestibile il formaggio, e anche se ci sembra un po' strano mangiare della muffa, nel caso del gorgonzola non c'è alcun problema proprio per questo motivo. E con questo si conclude questo video dedicato all'osservazione dei cibi.
Ovviamente nella vostra cucina potete trovare tantissimi altri spunti di osservazione, tantissimi altri soggetti interessanti da guardare. Chiaramente lo scopo non è quello di creare una serie di esperimenti esaustivi, anche perché non sarebbe possibile, quanto di farvi riflettere su tutti questi soggetti che state guardando. Ad esempio le muffe noi le conosciamo soprattutto perché ci crescono sui muri, perché creano problemi, insomma, però abbiamo visto anche che nel formaggio blu, ad esempio, nel gorgonzola, possono essere di grande aiuto. E sono organismi molto simili a quelli che noi riteniamo nocivi, no? Quindi è anche interessante riflettere sul diversa visione che abbiamo di determinati soggetti a seconda del loro ruolo. Ecco. Tenete presente che molti di questi esperimenti possono essere rifatti con delle variazioni. Al di là dell'utilizzo dei coloranti che vi ho detto, potete utilizzare minori ingrandimenti o maggiori ingrandimenti, ad esempio. Progettiamo per il futuro di utilizzare anche sistemi che migliorino la performance dei nostri microscopi. Possiamo pensare di aggiungere ad esempio filtri polarizzatori, che ad esempio nel caso dell'osservazione dell'amido della patata possono dare risultati davvero molto molto interessanti, ma ce ne sono tanti altri comunque di progetti che abbiamo in corso, e quindi il nostro sistema, che è completamente modulare, dovrebbe permetterci in futuro di aggiungere tanti nuovi elementi che miglioreranno l'esperienza di chi osserva il mondo microscopico. Oltre a questo, alcune dritte su come fare bene questi esperimenti. Prima fra tutti, la pulizia. Ricordatevi di pulire sempre i vostri vetrini, di utilizzare coprivetrini sempre nuovi, di pulire anche gli attrezzi che utilizzate, quindi anche la pipetta, anche le pinze, anche eventuali coltelli o cucchiai devono essere puliti tra un'esperienza e l'altra, per evitare che i vostri campioni vengano in qualche modo, diciamo così, inquinati appunto dall'esperienza precedente. Il che è un peccato, anche perché a livello macroscopico magari non vediamo nulla, ma a livello microscopico lo vediamo come. E questo può essere in qualche modo problematico, soprattutto per esperimenti che richiedono una certa delicatezza. Non abbiate fretta di fare questi esperimenti, si può provare e riprovare, anzi io vi consiglio, quando un campione non vi soddisfa, di rifarlo da capo. Come avete visto ci vogliono pochi secondi per creare un vetrino, fatelo senza problemi anche più volte, anche 4, 5, 10 volte se necessario, finché non trovate una soluzione soddisfacente. Abbiamo visto ad esempio la cipolla ci è venuta benissimo alla prima, non è sempre stato così, in passato ho fatto molte osservazioni della cipolla che non erano belle come quelle che mi sono capitate in questa occasione, perché ho trovato semplicemente la cuticola sufficientemente sottile per permettermi di fare un'osservazione veramente di alto livello. E in generale comunque provare e riprovare aiuta molto, così come chiaramente l'esperienza nell'utilizzo del mezzo. E quindi queste sono le indicazioni di base che vi do. Tanta igiene, nessuna fretta, provate su nuovi soggetti che non vi ho elencato adesso, perché comunque c'è tanta varietà e il mondo microscopico è veramente pieno di sorprese. Oltre a questo vi segnalo che ci sono altri video in questa serie appunto di produzioni che stiamo facendo a livello didattico, non perdetevele. Guardate soprattutto il tutorial che vi spiega per filo e per segno come utilizzare al meglio questo sistema DeepL, perché vi eviterà molti problemi, molti dubbi in futuro. E in ogni caso ricordatevi che noi siamo a disposizione per offrirvi supporto, per aiutarvi, per fornirvi assistenza, quindi non esitate a contattarci. La nostra mail è info@smartmicroptics.com, il nostro sito è www.smartmicroptics.com, dove potete trovare tra l'altro le sezioni FAQ e tips and tricks che contengono buona parte dei problemi che si possono verificare nell'utilizzo dei nostri sistemi già risolte, quindi non perdetevi tutti questi supporti che sicuramente possono aiutarvi a semplificarvi la vita e ottenere migliori risultati in breve tempo.
Oltre a questo, non dimenticatevi di visitare i nostri social, soprattutto Instagram. Su Instagram condividiamo tantissime immagini realizzate con i nostri sistemi, non solo da noi, ma spesso e volentieri anche dai nostri clienti in giro per il mondo. Quindi Instagram/BlipsLens per le osservazioni con le lenti Blips e nel nostro caso per Dipol/DipolMicro. In quel caso ci sono buona parte dei soggetti che abbiamo visto finora, quindi anche quelli potrebbero darvi qualche spunto in più per vedere che cosa si può osservare utilizzando i nostri sistemi. Detto questo, io vi ringrazio per l'ascolto e sono a vostra disposizione per qualunque domanda o chiarimento, quindi i contatti li avete, non esitate a contattarci per qualunque informazione. Ciao e a presto!